Che cosa ci ha spinto a volare a Natale dall'altra parte del mondo? Hai mai sentito parlare della Sydney Hobart? La Sydney Hobart è una delle regate mitiche del circuito d'altura della Rolex e come si dice, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Infatti, anche se ci troviamo nell'estate australiana, le condizioni meteorologiche richiedono sempre grandi abilità veliche e marinaresche. Non vi nascondiamo che questa regata è tra i nostri obiettivi, così abbiamo approfittato per andare a fare un sopralluogo e visitare alcuni di questi cavalli da corsa. Nelle scorse puntate siamo saliti a bordo di un Care 40, una barca con una riparazione all'albero diciamo un po' particolare. Poi abbiamo visitato Teasing Machine, un prototipo francese di 54 piedi. Poi siamo saliti a bordo di una delle barche più popolari in Australia, il Sydney 38, e in questa puntata ti porteremo a bordo con noi, a bordo della vincitrice di questa Rolex Sydney Hobart. Buongiorno direttamente da Hobart, qui all'arrivo diciamo della Sydney Hobart. Oggi siamo insieme a Matt, che è responsabile dello short team di questa barca Alive, che è una barca di 66 piedi, quindi è lunga 20 metri, ha 4 metri e mezzo di chiglia basculante, 31 di albero ed è arrivata quarta in tempo reale, ma prima per ora in tempo compensato. Quindi abbiamo chiesto a Matt di spiegarci un po' le regolazioni di questa barca e adesso insomma questa barca vincente, quindi adesso ve le facciamo vedere. Diciamo che prima ho chiesto a Matt in inglese le cose, ma io a voi vi devo parlare in italiano, quindi adesso magari se ho qualche dubbio glielo chiedo al volo e traduco. Allora, innanzitutto prima gli ho chiesto, siccome su una barca che abbiamo intervistato gli scorsi giorni, un 38 piedi, ci hanno detto che erano in 10 di equipaggio, ho chiesto a Matt su un barcone del genere, cioè una barca insomma abbastanza impegnativa, in quanti fossero di equipaggio, e mi ha detto che sono in 13. E ho detto, ma allora 30, no, 30, not 13. Yes, the crew. 13, yeah. Quindi no, non ho capito 30, ma era 13. E allora insomma abbiamo chiesto anche i turni sonno-veglia insomma della gestione della regata, dell'equipaggio durante la regata, e ci ha detto che più o meno sono 6. Si dividono in 2 gruppi da 6, quindi 6 che stanno di veglia, altri 6 che invece si riposano, e comunque hanno i turni circa di 2 ore sfalsati, di modo che l'equipaggio non sono sempre i soliti 6 che stanno di veglia e i 6 che dormono. In questo modo, sfalsando a 2 le persone ogni 2 ore di equipaggio, comunque l'equipaggio si mischia tra di loro. Dopodiché un'altra domanda che mi veniva insomma la curiosità, visto queste vele parecchio enormi, so the big, it's very big Sails, yeah. let's say, I can try my muscle. Posso provare i miei muscoli? This one is small. Ah, ok, questa è in pratica il fiocchetto, la stay sail, il fiocchetto che lo mettono, stay sail, non so come tradurlo, stay sail. I try my muscle. No, dai, va bene, però non oso immaginare queste altre qua. E comunque mi ha detto che 3 people is enough for the big sail, but 3 people with many muscle, tre uomini di forza, qui muscolosi, o anche donne di forza, insomma, piuttosto che abbiano un po' di muscoli. Ok, siccome questa barca qui ha la chiglia basculante, quindi quando la chiglia è basculata da una parte ci vuole qualcosa che faccia da deriva per dare la direzione alla barca, e qui c'è un canard, quindi una deriva mobile, che è qua in questo spazio qui. Ok, poi qua davanti vediamo il mega bompresso. Chi è che ragazzi vuole andare di voi là davanti, magari in condizioni non proprio stabili, a farsi diciamo qualche doccetta d'acqua salata? Ok, the sporty men go over there. Ok, poi adesso quindi, visto il reparto prua, torniamo al reparto poppa. The sail you will hoist from the back, come here and then hoist, or directly from there? No, that's actually sealed. In pratica qua il portello di prua, gli ho chiesto se le vele le tirano su direttamente da qua oppure se fanno tutto il giro da poppa, invece ci ha fatto notare che è siliconato proprio per le regate offshore, appunto per evitare che entri acqua a bordo, insomma quando beccano condizioni un po' sportive,
It's not easy, eh? With the sail, come. It's a lot of work. C'è molto lavoro. Qui ovviamente arriva il vento, vediamo che ci sia lo spruscio nel microfono. Ok, so we go to check the rig in the back. E adesso andiamo a vedere invece le regolazioni a poppa. Ok, qui hanno, questa è la life, perché guardavo prima mi sembrava una regolazione, invece avevo notato che la è ferma, quindi questa qui è la lifeline che ce l'hanno fatta con una cima, alcuni ce l'hanno con la fettuccia, loro con la cima. Poi, allora, qua hanno questi mega winch, giusto per vedere rispetto alla mia mano la grandezza e le dimensioni, sono tutti winch elettrici. Oh, this is also electrical. Yep. Ok, Yep. sono winch elettrici. Poi qua hanno dei mega stopper che sono per le scotte delle vele di prua, quelle che vanno sul bompresso. Poi questa invece, questo è il carrello della randa, mentre la scotta della randa invece è qua. E qua possiamo vedere che hanno tutte le regolazioni idrauliche. Bang, out is, quindi la base, questa è la base randa. And check is, quindi questa qui è la regolazione della volante. And, Cunningham is this one. Ok. Ok, e qui ovviamente mettono il battecco, insomma, per le regolazioni. Qua ci sono tutte le polari. So your top speed is The top speed, well over 30. 30? Over 30, yeah. Over. Cioè ragazzi, sono andati oltre i 30 nodi con questa barca. E allora abbiamo detto, qui c'è il carrello della randa, la scotta della randa, mentre lì quegli altri winch che si vedono qua dietro, questi qui sono i winch delle volanti. Qui invece questi qui vi ho chiesto come regolano la counting kill, qua sempre tramite i pulsanti. And if this doesn't work, it's a problem. It's a big problem, yeah. Big problem. Big problem, yeah. And how do you have a manual system? Yeah, yes. Ok, quindi sempre con il sistema idraulico portano la chiglia nel mezzo e la bloccano. Se si dovesse bloccare questo sistema elettrico. And it happens to you? Not yet. Not yet. Poi un'ultima cosa che sempre qua, vedi qua, qui c'è il coltello sempre a portata di mano. Un'ultima cosa che vediamo qua, in pratica loro qui le drizze hanno con hook. Yeah. Okay. Le drizze, loro issano la drizza, si blocca con un gancio in cima, quindi poi la drizza si scarica e rimane agganciata lassù, dopodiché vanno a regolare la base, la mura da qua. And then clue è la scotta. Yeah? Up and down. Yeah? Ok. Ok, with this system. Yeah. Ok. And car? That's the in out. Ok. Yeah. Perché in pratica qua hanno il sistema del 3D del fiocco, quindi hanno il carrello, oltre alla scotta, regolare, cazzare o lascare, c'è il carrello che è per diciamo fuori e dentro, e anche l'altezza del bozzello lo possono alzare o abbassare appunto tramite questi sistemi idraulici. And then here, in pratica quando la barca è sbandata normalmente è più comodo, è più pratico, un po' più tutto, stare sopravvento, fare le regolazioni del sopravvento, quindi questi pulsanti qua sono per switchare il winch, quindi se la barca è mure a dritta, la scotta che regola le vele di prua è qua a sinistra, per regolarla da quel winch lì, tramite queste pulsantiere qua si cambia il winch, e ci ha detto che in pratica gli fanno il giro su questa parte qua sotto del winch, e il resto dei giri del winch lo danno su quell'altro winch, così che dal di là da sopravvento tramite i pulsanti possono manovrare il winch sottovento. Più giro di parole che altro. Bene, allora direi che the winner is no at the moment. Qui dalla barca Alive è tutto, con Matt che si sta preparando la barca per il delivery back, quindi nei prossimi giorni tornerà a Brisbane. Quindi qua da Hobart con Matt dalla barca Alive è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!